Buongiorno a tutti, avvocato Flavia Di Pilla che è qui ancora una volta per darvi aggiornamenti ed informazioni. Oggi è il 30 di aprile 2026, data in cui è stata finalmente depositata la sentenza della Corte Costituzionale numero 63 del 2026 che tratta la questione sollevata dal Tribunale di Torino in relazione alla legge 74 del 2025. La norma che sappiamo bene che dal 28 marzo ha modificato totalmente la normativa relativa al riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis. La Corte ha detto che questa legge è costituzionale. Non ha accolto nessuna delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino, ha ritenuto che il legislatore avesse il diritto di intervenire anche con effetto retroattivo per chiedere un legame effettivo con l'Italia come condizione per la cittadinanza. Sappiamo che questa notizia fa male. Per molte famiglie significa e significherà vedersi chiudere una porta che consideravano aperta per sempre. Ma la storia non finisce qui. A mio avviso la Corte ha lasciato degli spiragli. Il primo spiraglio, e a mio avviso il più importante, sono coloro che hanno fatto domanda consolare e non hanno ricevuto appuntamento, che quindi hanno la prova di aver tentato di ottenere un appuntamento per l'ottenimento della cittadinanza italiana tramite il consolato, l'ottenimento del riconoscimento, e non hanno ottenuto l'appuntamento richiesto esplicitamente dalla norma. Di fatto la Corte ha dichiarato espressamente che questa è una questione non risolta, che non basterà liquidarla solo per coloro che hanno presentato la documentazione entro quella data. Rimangono poi, a mio avviso, due spiragli importanti. Il primo, che è il diritto internazionale consuetudinario, perché esiste una norma che la Corte non ha esplorato, che il Tribunale di Torino non ha esplorato e che la Corte ha lasciato aperto come spiraglio, oltre CEDU ed il giudizio di Campobasso, per il quale dobbiamo ancora aspettare la decisione della Corte. Ricordiamoci che il Tribunale di Campobasso ripercorre altri punti che Torino non ha trattato, quindi esistono ancora degli spiragli di decisione positiva rispetto a quella normativa. Ricordo infine a tutti coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza iuris sanguinis che la Corte è stata molto chiara nel dire che lo status è intoccabile per coloro che l'hanno già ottenuto, quindi non dovete avere paura di perdere la cittadinanza. Per tutti gli altri la battaglia legale continua, la battaglia di nati italiani continua, su fronti diversi, su argomenti diversi, ma non demorderemo. Un abbraccio a tutti e buona giornata per quel che si può.